Eccomi alla stazione ferroviaria di Chantilly e proprio di fronte alla stazione c'è un'attività curiosa. Si chiama Mayday. Si salvi chi può. Devo congratularmi con lei, signor Zorin. Le sue scuderie sono davvero magnifiche. Sono state costruite da un duca che credeva di essere la reincarnazione di un cavallo. No, in realtà la storia del castello è un po' differente. Il castello apparteneva alla potente famiglia di Montmorency e divenne particolarmente famoso durante il regno di Luigi XIV, il Re Sole. A quei tempi il castello era la residenza dei principi di Condé. Curiosamente il castello di Chantilly è gemellato con quello di Himeji in Giappone, che è stato a sua volta un'ambientazione utilizzata in un altro film di James Bond. Lo vediamo infatti in Agente 007 si vive solo due volte, del 1967. Le location del castello e delle scuderie sono state abbondantemente utilizzate nel film Bersaglio Mobile e le abbiamo analizzate nel dettaglio nell'episodio precedente a cui vi rimando se ve lo siete perso. In questa seconda e ultima parte analizziamo le restanti ambientazioni del film nei pressi della località di Chantilly. Ecco, vediamo la macchina di Tibet arrivare dal viale che conduce proprio al castello, girare per fare tappa qui in questo distributore che oggi è della Esso e andare a lavare la macchina presso l'autolavaggio. È seguito dalla Renault rossa guidata da Jenny Flex che si ferma a questa pompa di benzina facendo finta di fare un check-up al motore. Ma non fate assolutamente il lavaggio dell'auto, è molto pericoloso. Meno male. Eh sì, il cineturismo ogni tanto regala qualche avventura. Bisogna fare una piccola camminata nell'erba alta e attraversiamo anche una siepe dove abbiamo trovato un'apertura di qualcun altro che si è intrifolato come noi in questa proprietà. Ecco, questa è una location abbastanza difficile da trovare. Dobbiamo ringraziare il nostro amico Thomas Gleitzman che ha fornito le coordinate GPS. Questa è la pista dove a Bond viene affidato un cavallo abbastanza irascibile con un nome perfetto in un programma, Inferno. Quindi Zorin lo scopre ed è costretto a fuggire attraverso un boscaglio. Francamente, avrei preferito una cavalcata in campagna. Da sportivo a sportivo le faccio una proposta. Io le darò il puledro Itacus gratis, se farà questa corsa. E se verrò disarcionato? Perderà. Non mi lascia altra scelta. Splendido. Scarpin ci darà il via. Tutto è esattamente come nel film, anche gli ostacoli che vediamo.
corsa prosegue in questa direzione e Bond scappa da questa apertura. Sta uscendo dalla pista! Inseguiamolo, presto! Fatemi da parte! Continui, Sir Geoffrey! Continui! Non si fermi! Nella realtà ci spostiamo di pochi chilometri e torniamo all'interno del parco del castello di Chantilly. Bond esce dal bosco e la sua fuga a cavallo termina più o meno in questo punto, dove Bond raggiunge la strada e dove gli sembra di riconoscere la Rolls Royce guidata da Tibet, ma invece l'alleato di Bond ha già incontrato il suo triste destino. La macchina in realtà è guidata da Mayday e a questo punto salta tutta la copertura e cercheranno di fare fuori anche Bond, che per fortuna ha sempre un asso nella manica e sa sempre come sopravvivere nelle condizioni più disperate. Siamo in Route d'Avilly e questo è uno dei tantissimi lunghi sentieri dove si può godere della pace e del verde di questo magnifico parco, sempre all'interno della tenuta del castello di Chantilly. Buongiorno, compagno Zorin. Generale Gogol, questo incontro è sconsigliabile. Un rischio calcolato, ma necessario, visto che lei rifiuta di rispondere ai nostri inviti. Alle mie spalle l'ippodromo, dove Zorin incontra gli uomini del KGB. Indovinate quale sarà la mia prossima destinazione? A presto, con nuove location bondiane.